Ciao a tutti amici e benvenuti su Origini Ancestrali. Innanzitutto vi invito a lasciare un mi piace, commentare ed iscrivervi se non l'avete ancora fatto azionando la campanella per non perdervi i futuri video. Detto questo, avendo ormai trattato tutti i nuovi metodi di datazione indipendenti elaborati da Fomenko e Nosovsky, con questo video oggi voglio introdurvi un parallelismo molto interessante che ci mostra come uno dei regni più antichi, di cui ci parla anche la Bibbia, in realtà non è mai esistito. Esatto, avete sentito bene. Ormai per chi è affine all'argomento già sa di cosa si sta parlando, per chi invece è tutto nuovo, prima di gridare allo scandalo invito a recuperarvi tutti i video precedenti, così da capire bene il contesto ed il significato di questa affermazione. Voglio presentarvi il confronto dinastico ed i questionari codice del parallelismo tra i flussi dinastici dell'antico regno di Giuda e del medievale Sacro Romano Impero del X-XIII secolo d.C. Questi risultati sono derivati dalla sperimentazione del principio delle piccole alterazioni dinastiche ed il metodo dei questionari codice, che consentono di individuare duplicati e ripetizioni tra due lunghe liste dinastiche di regnanti. Ci consentono di capire in parole povere se due linee dinastiche apparentemente diverse e distanti tra loro siano in realtà una il riflesso e duplicato dell'altra. In questo caso sono stati confrontati due flussi dinastici A e B. Flusso dinastico A è rappresentato dal regno di Giuda, costituito dagli antichi re di Giuda del presunto 928-587 a.C. Sono descritti nei seguenti libri della Bibbia, 1-2 Samuele, 1-2 Re e Cronache. Secondo la versione scaligeriana, questo regno iniziò circa nel 928 a.C. e secondo la Bibbia durò circa 395 anni. In questo caso, l'anno d'inizio del regno, il 928, è considerato come l'anno zero. Il flusso dinastico B è rappresentato dal flusso dinastico del medievale Sacro Romano Impero Germanico, che va dal 911 al 1307 d.C. In questo caso, la maggior parte degli imperatori romano-germanici è stata rappresentata dai periodi dei loro regni germanici, ovvero dall'incoronazione con la corona germanica. La durata dell'impero è di 396 anni, che coincide praticamente con la durata del regno di Giuda menzionato in precedenza. L'anno 911 è considerato l'inizio della dinastia sassone ed equivale all'anno 0 del 928 a.C. per la dinastia dei re di Giuda. Come potete vedere, queste due dinastie si identificano perfettamente l'una con l'altra, ed in questo senso la dinastia B del Sacro Romano Impero è stata duplicata nella dinastia A dei re di Giuda, facendo slittare quest'ultima indietro nel tempo di 1838 anni. Questo perché 928, che è l'anno d'inizio della dinastia dei re di Giuda, più 911, l'anno d'inizio della dinastia sassone, uguale 1838. A questo punto andiamo ad affrontare brevemente il questionario codice da cui si notano alcuni parallelismi biografici tra i diversi regnanti delle rispettive linee dinastiche. Roboamo 0-17, per cui regna 17 anni. Enrico I 919-936 regna per 17 anni. Abia 17-20, quindi regna per 3 anni. Lotario 947-950, quindi regna per 3 anni. Asa 20-55, il regno dura 35 anni, o secondo un'altra versione 20-61, quindi 42 anni. Ottone I il Grande 936-973, quindi regna per 37 anni. Giosafat 55-79, regna per 24 anni, o 61-86, regna per 25 anni. Ottone II 960-983, regna quindi per 23 anni. Joram di Giuda 8 anni, secondo la Bibbia, o 6 anni, più Acazia o Acozia di Giuda, primo anno, secondo la Bibbia il totale è di 7, 8, 9 anni, cioè dall'86 al 94. Ottone III il Rosso, 983-996, 13 anni, cioè dalla sua ascesa al trono nel 983 fino alla sua incoronazione romana nel 996. Atalia,
Otolia 95-101, quindi 6 anni. Vedere le date in 2 Cronache in 1-2 Re. Ottone III dalla sua incoronazione a Roma nel 996 fino al 1200, cioè 996-1200, quindi 6 anni. Joas of Judah 92-130, quindi regna per 38 anni, o 40 anni secondo la Bibbia. Enrico II 1200-1024 più Corrado II 1024 più 1039, il totale è 37 anni. Enrico II 1200-1024 più Corrado II 1024 al 1039, il totale è di 37 anni. I due regni quindi coincidono. Amasia 130-159, quindi regna per 29 anni. Enrico III dal 1028 al 1056, regna per 28 anni. Ozia regna dal 159 fino al 211, secondo la Bibbia regna 52 anni, secondo l'altra versione regna 43 anni, vale a dire che secondo la Bibbia 211 uguale 159 più 52. La sua lotta con Asaria, il sommo sacerdote, per cui Ozia regna 52 o 43 anni. La scomunica di Ozia. Ozia salì al trono all'età di 16 anni. Verso la fine della vita fu colpito dalla lebbra e visse in una casa posta in disparte. Suo figlio regnò davvero al suo posto. Enrico IV, dal 1053 al 1106, 53 anni. Il suo scontro con Papa Ildebrando. Ricordiamoci che Ildebrando è un riflesso di Gesù Cristo proveniente dall'11 secolo d.C. Un altro riflesso di Cristo è Basilio Magno, che significa il re grande, un duplicato di Ozia, presumibilmente dal IV secolo d.C. Molto probabilmente il nome Ozia significa semplicemente zar o zar re. La famosa scomunica di Enrico a Canossa. Enrico salì al trono a 6 anni. Verso la fine della vita se ne andò in un castello sperduto. Il tradimento e l'incoronazione del figlio Corrado durante la vita di Enrico. Il figlio regna al posto del padre. Joatam, dal 211 al 227, regna 16 anni secondo la Bibbia o 7 anni secondo un'altra versione. Lotario II, dal 1125 al 1138, 13 anni. Akaz, dal 227 al 243, 16 anni secondo la Bibbia oppure 20 secondo un'altra versione. Corrado III, 1138-1152, 14 anni, quindi la durata dei regni coincide. Ezechia, 256-285, durata del regno 29 anni, l'attacco del re assiro Sennacherib e la sua ritirata. Vedere 2 Re 19-35-36, Teodorico il Goto del presunto VI secolo d.C. Enrico VI 1169-1197, 28 anni, l'attacco di Federico I a Roma nel 1167, la pestilenza tra le truppe germaniche e la loro ritirata. Probabilmente Ezechia viene in parte identificato con il noto Federico I Barbarossa, contemporaneo di Enrico VI. Manasse, dal 285 al 340, 55 anni secondo la Bibbia o 45 anni secondo un'altra versione, fu uno dei più famosi re biblici. Federico II, 1196-1250, 54 anni, uno dei più famosi imperatori del Medioevo. Amon, dal 340 al 342, 2 anni. Corrado IV, 1250-1254, 4 anni. Giosia, 342-373, 31 anni. Carlo d'Angiò, 1254-1285, 31 anni. Joachaz, meno di un anno, più Joachim, 11 anni, più Joachim, meno di un anno, più Sedecia, 11 anni, che fa dal 373 al 397, 22 o 24 anni, la vera fine del regno di Giuda. Il conflitto del 1285-1307, 22 anni, in Italia forse. La fine del Sacro Romano Impero del X-XIII secolo d.C. Joachim, 374-385, 11 anni. Adolfo di Nassau, 1291-1298, 7 anni.
Sedecia 386-397, 11 anni. Alberto I dal 1298 al 1308, 10 anni. La famosa cattività babilonese degli ebrei a Babilonia sotto il potere della Persia dal 397 al 467, 70 anni. Identificazione della Persia con la Prussia o con la Russia, vale a dire Belaia Russia, la Russia bianca, o con la Francia, Parigi, PRS senza vocali. La famosa cattività avignonese dei papi di Roma, il Santo Trono di Francia dal 1305 fino a gennaio del 1376, cioè 70 anni. La seconda serie degli eventi è stata descritta nella Bibbia come la cattività babilonese. Quindi, in questo caso, siamo vicini all'ultimo spostamento cronologico fondamentale registrato da Fomenko e Nosovsky, quello di circa 1800 anni. In tal senso voglio ricordare che il progetto Nuova Cronologia Statistica ha scoperto come il manuale di storia scaligeriano, che fa da fondamento alla versione storica generalmente accettata, sia stato creato sulla base di una tradizione storica più breve che iniziava dal X secolo. Sulla base di questa è stato creato il manuale di storia scaligeriano, che ha allungato di molto la storia documentata, e, successivamente, ne sono state create altre 3 copie per un totale di 4 copie. Quindi il manuale di storia scaligeriano è un'opera stratificata di copie della stessa cronaca zero originale, ciascuna delle quali è stata fatta slittare indietro nel tempo, dando origine all'allungamento artificiale della storia, il cui risultato è stata la creazione sulla carta dell'antichità per come la conosciamo. In tal senso, la cronaca scaligeriana 2 si incolla alla cronaca 1 con uno slittamento indietro di 330 anni, la cronaca 3 si incolla alla 2 con uno slittamento di circa 1053 anni e la cronaca 4 si incolla alla 3 con uno slittamento di circa 1800 anni, che come abbiamo visto in questa occasione riguarda proprio parte del testo della Bibbia in cui si fa riferimento del regno di Giuda. Qui siamo nei pressi del parallelismo fondamentale, nel senso che ci stiamo avvicinando alla dinastia originale del XIV-XVII secolo, da cui sono state ricavate le altre, compresa la dinastia del Sacro Romano Impero del X-XIII secolo, che ora sappiamo essere il riflesso della dinastia successiva degli Asburgo d'Austria, a sua volta riflesso fantasma della contemporanea dinastia degli Zarkan dell'Orda russa. Come abbiamo visto in questo caso, quindi, abbiamo un altro riflesso antico dell'originale dinastia degli Zarkan del XIV-XVII secolo d.C., per cui, in realtà, l'epoca del regno di Giuda cade proprio nei secoli XIV-XVII, anche se occorre precisare che, effettivamente, alcuni eventi avrebbero avuto luogo anche qualche tempo prima, nell'arco temporale che va dall'11 al XIII secolo d.C. Questo aspetto l'abbiamo trattato nella serie della vera storia della Russia, dove abbiamo visto come la storia originale della Russia si intrecci con quella di Andronico Comneno, il Cristo dei Vangeli, che ricordiamo nacque nella Tartaria di Crimea, a Capo Fiolent, l'odierna penisola della Crimea, in Ucraina, e la sua famiglia aveva stretti legami con l'allora Rus, in quanto anche sua madre, che qui chiameremo convenzionalmente Maria, nacque dalla famiglia più importante della Rus del XII secolo. Queste 2 linee dinastiche, che si uniranno nel matrimonio tra Maria e il Giuseppe dei Vangeli, ovvero in parte Yuri Dolgoruki, principe russo conosciuto nelle cronache anche come San Giorgio eccetera, erano conosciute nella storia come le dinastie del serpente, che governavano il mondo antico. Bene amici, abbiamo visto brevemente alcuni parallelismi biografici che accomunano i componenti dei 2 flussi dinastici, mostrandovi anche la natura dei famosi questionari codice o codici forma che consentono di individuare i duplicati all'interno dei flussi dinastici. Grazie e ci vediamo al prossimo video. A presto!